E benvenuti in questo nuovo video. Mercato, come dicevamo le scorse volte, febbricitante, esaltante, perché effettivamente sono passati pochi giorni, in realtà sono 2 settimane circa dall'inizio ufficiale del mercato e Antonelli bisogna tenerlo fermo che ha chiuso praticamente 5 colpi nel giro di pochi giorni. Poi ovviamente le trattative si estendono e ci vuole del tempo per chiudere, però effettivamente di tempo non ce n'è voluto neanche così tanto. Chiuso 5 colpi in 5 praticamente reparti diversi, e a parte sì, vabbè, 2 difensori, Franic e Korac, però che qua c'è un tema, appunto c'è un tema perché effettivamente oggi andiamo a vedere innanzitutto un riassunto, perché effettivamente 5 acquisti scombussano un attimo la visione dell'interezza della squadra. Sì. Cioè dobbiamo un attimo tirare le fila, capire dove andranno inseriti i nuovi elementi, che gerarchia andiamo a ipotizzare, ovviamente darà stroppa a questi nuovi acquisti, dove li andiamo a collocare appunto, quindi la rosa a disposizione ora, sia ad oggi, e alla fine capire cosa manca, perché adesso è difficile capirlo. Sì. Con tutti questi nuovi arrivi. Cioè, qualcuno potrebbe dire sostanzialmente mercato già finito, non lo so, però comunque siamo inizi luglio, presumo di no, però comunque è un argomento ormai, perché effettivamente Antonelli si è mosso subito, Sì. è andato subito spedito, sapeva già cosa andare a prendere, evidentemente, Esatto. non è stato lì a cincischiare, ecco, e subito è andato a focalizzarsi su quel che aveva pronto, quel che aveva progettato di fare, mi sa. E quindi insomma abbiamo chiuso questi 5 acquisti. Sono Franic, Korac, Compagnone, Dorante e Casas. Casas è l'ultimo, li ho detti in ordine. Quindi andiamo sostanzialmente a provare a dare una formazione buttata lì, cioè non prendetela come oro colato, una formazione ad oggi se fosse domani la prima giornata di campionato, ecco, buttata lì. E quindi ovviamente calcolando in tutto questo i possibili partenti che sappiamo tutti. Sì, dai sono, big. vi dico giusto Sì, per vai. Izes, Candé, perché sono arrivate informazioni anche su Candé che ha detto sì al Verona, quindi dobbiamo vedere adesso. Sì. È un po' in realtà silente la situazione, però comunque Nicolò Caviglia, Busio, Candela, Oristagno e Novakovic. Questi sono quelli che sono sul mercato, diciamo. Sì, per motivi diversi. Chi perché è troppo richiesto in Serie A, Esatto. e chi al contrario è perché sono degli esuberi veri e propri. Sì. Non che siano solo qua, però diciamo quelli di cui si hanno avuto notizie, voci, almeno per ora. Poi ce ne sono anche altri in realtà, però per il momento appunto non se ne è parlato, almeno che sappiamo noi. Per comodità ovviamente mettiamo i nuovi tra i titolari, però anche qui è veramente per comodità, per convenzione, come volete chiamarla, perché poi appunto starà Stroppa a decidere se i nuovi sono semplicemente dei rimpiazzi, no? Delle riserve, delle ottime riserve, o alcuni sono talmente validi che vanno a prendersi un posto molto serio nella gerarchia della squadra, vanno a superare quelli che già ci sono all'interno della squadra, che ci sono magari qua da anni. Abbiamo impostato il modulo 352 che dovrebbe essere quello di Stroppa, teoricamente. L'ha detto anche lui che sì. Nella conferenza stampa, di cui abbiamo anche riportato nelle nostre storie di Instagram, se volete andarvela a recuperare per leggere, che lui dice, cioè, ci sono tutti gli elementi per poter fare tranquillamente un 3-5-2. Esatto. In porta abbiamo messo Stankovic, che già un dovrebbe tema. Non siamo sicuri ovviamente della sua permanenza. Comunque, teoricamente, io non ho sentito voci a riguardo che non particolarmente, sì. Più che altro per Plizzari. Esatto, che dopo ne parliamo di quello. Sì, in difesa abbiamo messo Shintian come titolare, Korac, che è appena arrivato, nuovo, e Sverko come braccetto, però non è sicuro neanche questo, perché c'è anche Franic che può fare anche quello. Può fare anche il braccetto e può fare anche il play a centrocampo. Quindi bisogna un attimo capire cosa vuole fare Stroppa. Sì, esattamente, anche perché qui, appunto, per spoilerare, Franic l'abbiamo messo a centrocampo, sì, come mediano, perché appunto effettivamente lì, non considerando Nicolò Caviglia, ci sarebbe un tassello da coprire. Lo può fare anche Candé, però Condé, niente, dopo mesi e mesi ancora ci confondiamo. È da capire, perché non lo so, c'è anche Condé appunto,
però rientra da un infortunio, vediamo come sta, però è nei convocati tra l'altro per il ritiro, quindi vediamo, stiamo a vedere come sta, magari si è ripreso un po' prima, anche se mi sembrava brutto l'infortunio quella volta, però magari non è detto, e quindi per ora la mettiamo così, però comunque abbiamo molti dubbi anche noi, effettivamente forse lì a centrocampo come play qualcosa serve. Passando al centrocampo invece abbiamo messo come esterno destro Sagrado, teoricamente, anche questo sì, abbiamo messo titolare perché effettivamente non c'è nessun altro che potrebbe fare l'esterno destro in questo momento, esatto. Quindi dovrebbe arrivare un titolare, speriamo. Comunque Sagrado per ora l'abbiamo messo lì. No, aggiungo una roba qua, cioè in realtà Compagnon, che appunto è il penultimo tra gli arrivati, il terzo ultimo, ormai ci confondiamo, Antonelli ci ha confuso le idee, Compagnon in realtà è di piede sinistro, però come ruolo naturale ha quello di esterno destro. Qui dipende molto da Stroppa, perché comunque se lui vuole giocare con gli esterni a piede invertito, scelta un po' inconsueta, ok, allora Compagnon a destra sei a posto, tra i titolari almeno. Se lui invece è un po' più classico, sia esterno sinistro, piede sinistro, esterno destro, piede destro, non va bene. Quindi per il momento infatti abbiamo messo Compagnon a sinistra. Però appunto sta a Stroppa questo. Però magari lo mette esterno destro, non è detto. Vedremo già nelle prime amichevoli cosa vorrà fare Stroppa. Sì, delle prove almeno per capire. Come mezzala di destra abbiamo messo Kike Perez, che l'ha fatto benissimo l'anno scorso, quindi potrebbe benissimo fare il titolare perché secondo me è un ottimo giocatore. Se non parte. Esatto, ma secondo me rimane. Comunque. Speriamo. Esatto. Come abbiamo detto prima, mediano Franic. Per il discorso che abbiamo fatto. Esatto, quindi è tutto un po' un dubbio in realtà. Sì, per forza. A sinistra abbiamo messo Doumbia, anche lui l'anno scorso a volte ha giocato, comunque secondo me potrebbe fare benissimo il titolare in ogni caso, comunque anche come riserva. Se lo merita. Sì, anche, cioè lì vedrà Stroppa, però esatto. Comunque probabilmente è arrivata un po' la sua occasione, anche perché in questo caso qua, cioè qui non mettiamo Busio perché è al centro di voci di mercato, chiaramente se restasse sarebbe lui, lì, assolutamente, ma appunto perché ci sono voci, come vi spiegavamo prima, per il momento mettiamo quelli che abbiamo, ma considerando anche un po' le voci, quindi togliamo quelli che sarebbero veramente titolari, se sono al centro di voci di mercato. Esatto, come esterno sinistro invece Compagnon. Il discorso che abbiamo detto, sì. In attacco invece come seconda punta abbiamo messo Yeboah, che potrebbe fare anche lui la seconda punta, ma secondo me non è proprio il massimo. Adesso ne parliamo. Mentre prima punta Adorante, quindi prenderebbe secondo me il posto da titolare al posto di Fila. Ma penso secondo tutti, non sei sola in questa tua battaglia. Quindi a questo punto le riserve, andiamo a vedere anche effettivamente tra le riserve chi rimarrebbe. In porta Plizzari, e anche qua Plizzari e Grandi. Grandi è rinnovato, quanto abbiamo capito, quindi ottimo, ok, siamo a posto col terzo portiere. E Plizzari è un argomento, perché effettivamente ha fatto tanto bene a Pescara, se ne parla, non so, come secondo io presumo che non accetterà mai di fare il secondo. Sì. Ok che cioè, sarebbe bello averli tutti e due perché crea competizione, aiuta sicuramente, però diciamo che il livello rischia di essere molto simile tra Stankovic e Plizzari, rischiano di pestarsi un po' i piedi. C'è chi è a favore di, non so, che il primo e il secondo siano dello stesso livello, chi dice che il primo deve essere nettamente più forte del secondo. Io propendo un po' per la seconda versione, perché almeno è chiaro chi è il titolare. Qui rischi di innescare una battaglia dove magari un portiere fa il primo errore e tu dici deve giocare quell'altro, non lo so, non so se è molto sano come discorso, quindi, ma anche al di là di questo voci di mercato, semplicemente magari in altre squadre avrebbe la garanzia di poter giocare come titolare. Sì. Bisogna scegliere, cioè Stroppa dovrà scegliere chi è il suo titolare, tutto qua, sì. Se è Plizzari o Stankovic. Sì, probabilmente presumiamo Stankovic noi, esatto. Però dipende anche da se arrivano offerte importanti per Stankovic, io direi che o anche per Plizzari, cioè esatto. Stesso discorso. Se arriva qualcosa di importante comunque lo lasci andare e magari ti concentri, perché comunque sono due ottimi portieri, quindi fin troppo. Sì. Al limite sarà budget in più per il mercato, esatto. Hai un posto
come dire, un bel problema, perché è un bel problema, non è una cosa brutta, però effettivamente è un problema positivo, perché comunque hai 2 grandi portieri di livello, però solo un posto a titolare, Esatto. uno solo importa. Cioè, Passando alla difesa delle riserve, abbiamo solo Svoboda a sto punto. come difensori, Come difensori sì. Sì. Qui è un tema. Qua è sicuramente un tema. Sì, perché è abbastanza vuota la riserva della difesa. Sicuramente sta lavorando sul mercato Antonelli, perché bisogna assolutamente lavorarci sulle riserve, soprattutto perché se teniamo la formazione titolare come abbiamo messa prima, allora veramente almeno 2 difensori servono qua. Assolutamente. Come riserve. Più che altro, se tu vai a prendere un mediano, un play al posto di Franic, di un altro tipo, allora Franic viene o spostato braccetto, quindi Sberko va in panchina, o semplicemente Franic va in panchina, allora è un difensore in più, perché è veramente un jolly difensivo che può farsi al mediano che il braccetto sinistro. Non so se l'abbiamo spiegato prima, non mi ricordo, e quindi ne avresti uno in più. Però dipende, non so come l'ha pensata Antonelli, come gerarchia, dove lo vede lui, l'ha preso per che motivo. Poi ovviamente deciderà Stroppa le gerarchie finali. Esatto. Poi magari l'ha preso come effettivamente una riserva che può fare sia la riserva della difesa che del centrocampo, un jolly. Sì, no, è per quello sicuro. Sì, e quindi è una riserva. Non lo so. Noi l'abbiamo messo come titolare perché è appena arrivato e quindi per creare una formazione un po' con i nuovi arrivati principalmente. Esattamente, sì. Poi al centrocampo in realtà numericamente saremo a posto, l'avevamo anche detto in un altro video, però Duncan, anche lì ho sentito qualche voce, più che altro per il contratto, perché scade l'anno prossimo, vorrebbero comunque che non se ne andasse a 0, quindi recuperare qualcosina, così. Vabbè, però dura, e anche l'anno scorso purtroppo non ha convinto come pensavamo, non ha fatto quel che pensavamo. Peccato, veramente peccato, perché esperienza in Serie A ne aveva tutto, però probabilmente l'età avanza e in lui si fa sentire, ecco, la cosa. Quindi in dubbio. Condé bisogna vedere come sta, però comunque l'hai preso l'anno scorso gennaio, un minimo ci dovrai puntare, dovrai vederlo. Non penso, insomma, Antonelli abbia buttato lì 2 milioni così. No, beh, sicuramente non a inizio stagione, probabilmente non partirà titolare, però appena si riprende dall'infortunio, secondo me, come a volte potrebbe anche cominciare come titolare. Stiamo a vedere, cioè deciderà veramente Stroppa. Di fatto il suo ruolo naturale sarebbe quello che aveva l'anno scorso Nicolò Scavini, in quella posizione lì. Però ovviamente non ha le stesse qualità, no. Quindi l'anno scorso Di Francesco lo schierava mezzala per gli ultimi minuti, per fare un po' di densità a centrocampo, chiudere, difendere il risultato. Bisogna vedere, qua veramente vedrà Stroppa e vediamo anche come sta. E gli altri sono un po' quelli che rimangono a centrocampo, un po' degli esuberi, onestamente parlando, almeno per come è andata la stagione l'anno scorso. In particolare parlo di Bjarkason e Cernigoj, Lella era al pari, e qui non so, valutazioni veramente di Stroppa e anche dei giocatori in realtà, perché dipende da loro, vogliono andare a giocare un po' di più, gli va bene questo ruolo nella gerarchia da a quinta, sesta scelta, non lo so, capito? Alcuni li rivaluta semplicemente, magari anche Di Francesco l'anno scorso li ha valutati così, però magari, che ne so, dico io, un Bjarkason a Stroppa piace, magari non da titolare, però nelle rotazioni ci sta, non lo so, ipotizzo, quindi stiamo a vedere qui. E sugli esterni purtroppo c'è un grossissimo problema della difesa in realtà, perché c'è solo Aps, l'unica riserva, perché lui probabilmente rimane, vedendo il suo stipendio che è altissimo, fai molta fatica a venderlo. Però è un peccato anche usarlo come riserva, vedendo lo stipendio appunto, che è abbastanza alto. Ma sì, l'unico è lui, quindi dovrà lavorare parecchio Antonelli sugli esterni. Sì, ma infatti avevamo detto, effettivamente è così, è un reparto dove devi lavorare tantissimo, soprattutto se fai 3-5-2, cioè esatto. molto, molto, molto semplice il discorso. Anche perché è arrivato Compagnon a sinistra e noi abbiamo messo Sagrado. Dipenderà da Stroppa. Esatto. È arrivato Compagnon comunque. Esatto, o a destra o a sinistra. Noi abbiamo messo Sagrado come titolare, però
probabilmente non sarà lui, cioè spero diciamo che sì, esatto, è come se ci fosse un buco, cioè Esatto. in quella scritta Sagrado è come se ci fosse un grosso punto di domanda, Esatto. però per rispetto lo mettiamo comunque. E in attacco cioè, ci sono Fila, Casas a questo punto, Okoro che ha rinnovato il contratto ieri praticamente, e la Dad che comunque dipende se vuoi tenere, vuoi mandare a far giocare, forse è un po' meglio, insomma, fargli fare un po' di esperienza tra cibi, non so, dipende chi farà un'offerta per un suo prestito, e quindi ne hai di giocatori. Comunque andiamo un attimo a fare delle considerazioni a questo punto, reparto per reparto, un po' meglio di come abbiamo fatto adesso. Questi sono i giocatori, questi considerando che i nuovi li abbiamo messi, abbiamo un po' escluso appunto quelli che sono in uscita, o comunque ci sono interessamenti sia perché sono molto richiesti, sia perché sono esuberi e non vanno bene, non sono considerati all'altezza, tra virgolette, della situazione. Quindi in difesa vedrà Stroppa, secondo me, se affidarsi subito ai nuovi, quindi Korac e Franic, se lo considera un braccetto sinistro, perché è un sinistro lui di piede, o affidarsi alla vecchia guardia, perché comunque noi sul discorso che abbiamo fatto anche a livello di formazione titolare, ci basiamo molto sulle scelte che ha fatto l'anno scorso Di Francesco. Al di là che Svoboda è stato lungo degente, no? Quindi sì. Discorso a parte, Sverko praticamente non ha mai visto il campo, anche lui vittima di un infortunio, però comunque poi una certa è rientrato e vabbè, c'era Candé, ma adesso che diciamo Candé è molto a rischio di cessione. Esatto. Purtroppo fa male anche a me, perché a me piaceva come giocatore, però ci sta che abbia interessi dalla Serie A, quindi affidarsi alla vecchia guardia, ossia se stanno bene appunto, se sta bene soprattutto Svoboda Sverko o Korac Franic, o magari sarà un misto, ossia tieni Svoboda e metti Franic, cioè dipenderà un po' veramente da Stroppa, e stiamo a vedere da questo punto di vista. Sugli esterni, come abbiamo detto, c'è tanto da fare, perché nonostante sia arrivato Compagnon, comunque rimane Abs come unica riserva, e abbiamo messo Sagrado come titolare, che possiamo, come abbiamo detto prima, considerarlo anche lui una riserva, quindi in realtà sarebbe da prendere più un esterno destro o sinistro, a seconda di quello che vuole Stroppa, dove vuole mettere Compagnon. Quindi un titolare sicuramente come esterno serve, quello sicuro. Uno di livello, assolutamente. Sì. E a centrocampo rimane il discorso che abbiamo fatto prima. Stroppa può vedere bene Franic come play, perché lui ha fatto anche il mediano, non lo so. Rimango dell'idea che serva secondo me un play titolare se partirà Nicolussi Caviglia. Non so il nome onestamente, comunque si parla di nomi così, però si parlava di Boinen così, però dipende, anche lui può fare anche la mezzala, dipende, può adattare anche, ho pensato adesso, può adattare Kike Perez lì, potrebbe non farlo. Lo so, però secondo me è meglio non snaturare i giocatori, meglio trovarne uno serio, insomma, davvero play, anche per non indebolire uno che magari hai, che lo sacrifica a fare una roba che magari sa fare, può fare, però non lo fai rendere al 100%. Abbiamo detto di Duncan, che comunque è a rischio cessione, vediamo l'infortunio soprattutto da valutare. Bjarkason, Lela, Cernegoi, abbiamo fatto i discorsi, quindi diciamo che se partono questi tre soprattutto, o alcuni di questi, vai a puntellare, servono semplicemente delle riserve all'altezza, perché a livello di titolari forse ci sei, considerando che Busio è a rischio. Se magari parte Busio, vai a prenderti un vero e proprio titolare al posto di una riserva, e vai a prendere uno di quel livello lì, per raggiungere qualità a centrocampo. Però anche lì dipende appunto dalle cessioni, se effettivamente partiranno, o se no, se non partirà alla fine Busio, verrà tranquillamente reinserito qua, e anzi meglio, poi sappiamo che ingaggio ha, e quindi un po' pesante. Non so se il suo ciclo qua è finito. Stiamo a vedere cosa succede nel mercato, perché è veramente ancora presto, anche se non sembra. Infatti, nonostante siano arrivati veramente tantissimi giocatori, penso sia il mercato più veloce. Fine agosto, sembra fine agosto. Sì, è vero. Passando all'attacco, invece, numericamente siamo a posto ora, perché è arrivato Casas anche, però bisogna capire Casas che ruolo ha effettivamente.
Sì, allora, secondo me è più una seconda punta che una prima punta, perché allora, ruolo naturale mi segnano prima punta, ma anche vedendo un po' la heatmap da SofaScore, cioè ok, come dire, la mappa di calore ti dice che è molto in area, però vedevo che comunque si muoveva molto all'interno del campo, c'erano varie zone rosse anche all'interno del campo, non era molto... è abbastanza mobile, anche perché lui come ruolo può fare anche l'ala sinistra, quindi mi sovviene il dubbio, in un 3-5-2 può fare la seconda punta? Secondo me sì, poi 1,83 cm, quindi non è uno stangone che hai lì, insomma è un po' fisso, diciamo, mi sembra un attaccante mobile. Sì, comunque lui potrebbe fare il titolare, a sto punto non l'abbiamo messo, al posto di Yeboah. Sì, assolutamente, che nelle gerarchie per ora, onestamente, secondo me, al di là che abbia dei dubbi sul fatto che Yeboah può fare veramente la seconda punta, ma anche no, dipende come ci lavora Stroppa, secondo me. Secondo me lo vedo ancora sopra. Poi se Casas è ancora meglio appunto, va benissimo. L'importante è che appunto ci sia della sfida, ecco. In tutto questo non mettiamo Restagno per il discorso che abbiamo fatto prima, no? Perché ha tanto mercato. E lì, cioè, numericamente siamo a posto, ripeto. Sì. Poi bisogna capire anche se fila rimane. Esatto, perché non si sa neanche questo. Se accetta la panchina, cioè perché Adorante è titolare. Sì. Non ci sono dubbi. Quello è chiaro. Bisogna capire se Fila vorrà fare la riserva di Adorante a sto punto. Anche perché, però... possiamo dirlo secondo te? Ma sì, diciamolo. Cioè, lancia dei segnali particolari, poi non so se sia semplicemente interessato alle notizie di mercato, perché comunque vediamo che nelle storie Instagram nostre è spesso lì a guardare cosa succede, ed è il suo profilo, cioè abbiamo verificato la roba. Sì. In questi giorni in particolare è a monitorare cosa succede, poi non capiamo se è per vedere se ci sono notizie. È curioso sul mercato del Venezia in generale. Ci sta, anzi è apprezzatissimo, o se per vedere se escono notizie in merito a lui. Sì. Questo è un po' un dubbio che ci rimane, perché effettivamente era successo anche con Candé. Esatto, la stessa cosa, che guardava le storie. Poi è arrivata la notizia. Un giorno dopo è arrivata la notizia che è l'interesse del Verona. Esatto. Quindi non so, presagiamo questo o semplicemente è molto interessato, quindi anzi sarebbe un pregio. Però effettivamente il dubbio comunque ce l'avevamo anche prima di questa cosa, che Fila, secondo me, l'ho detto anche un paio di video fa, che non era detto che volesse fare la riserva, perché secondo me non è una riserva, in Serie B soprattutto, potrebbe fare benissimo il titolare in Serie B. Sì, però non è che l'anno scorso, per quanto io lo stimi, a me piace, a differenza anche di tanti, cioè ci intravedo qualcosa semplicemente, ci intravedo delle qualità, non puoi dire che l'anno scorso abbia fatto questa stagione. Non ha avuto tempo comunque per far vedere. Per carità. Poi se fai la riserva hai ancora meno più tempo per dimostrare le tue potenzialità. E quindi, però faresti la riserva una squadra che si presume, nelle nostre speranze, faccia un'alta Serie B. Quindi per me ci dovrebbe stare, cioè non dovrebbe tanto rompere, ecco. Vabbè. Accettare la cosa, secondo me, però vedremo. In caso verrà sostituito. Quindi niente, abbiamo un po' detto quello che è secondo noi il nostro appunto riassunto della situazione, ecco, tra nuovi arrivi, la formazione ad ora, cosa manca, quindi mi sembra che abbiamo detto un po' tutto. Se non abbiamo detto tutto secondo voi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ieri abbiamo pubblicato la nostra reazione alle migliori giocate di Adorante, e appunto abbiamo fatto anche un'analisi su Corac, quindi se non avete visto quei video lì recuperateli, meritano insomma. Il video di reazione ad Adorante ovviamente è riservato agli abbonati per appunto premiarli del loro sostegno nei nostri confronti, quindi li ringraziamo davvero tantissimo. Se non siete ancora abbonati, abbonatevi appunto, perché ci aiutate davvero tanto, significa veramente molto per noi. Se non potete ci basta un like. Sì, usciranno comunque altre reaction sì. su i skills and goals, ovviamente se ci sono dei giocatori che abbiamo preso. Sì, con calma appunto, perché comunque ci vuole un attimo tempo per editare tutto e nulla, quindi lasciate like, iscrivetevi se non siete già iscritti, commentate appunto dicendo la vostra su tutto quello che abbiamo detto o che non abbiamo detto. E attivate la campanella se non l'avete ancora attivata, così non vi perdete i prossimi video. E sempre Forza Venezia. Sempre Forza Unione.